Vediamo adesso una cosa importante, i target, ovvero la creazione dei markers con QR code. Avrete sicuramente sentito parlare del fatto che appunto Metashape possa creare dei QR code già dal suo interno, e questi QR code in qualche modo verranno automaticamente riconosciuti dal software una volta che elaborerà le fotografie. Quindi la preparazione presuppone questa procedura: preparazione dei markers in Metashape, la stampa dei targets su un supporto stampabile. Solitamente usano dei supporti tipo vettrosi, oppure si possono stampare su supporti plastici anche. La selezione dei codici necessari, non so, 5 per pagina, adesso li vediamo. Posizionamento dei targets sulla scena, vi chiederete dove metterli. Importazione dei markers durante l'elaborazione delle foto. Quindi qua vi faccio vedere come fare. Basta andare sul menu Tools, andare su Markers e poi troverete questa icona qua sulla destra, Print Markers. Schiaccerete lì e vi apre quest'altra finestra qua in basso a sinistra, dove puoi personalizzare i parametri, e diciamo che il tipo utilizzato per Metashape solitamente è il marker di tipo circolare a 12 bit. Qua potete selezionare eventualmente il raggio in funzione della distanza da cui andrete a riprendere il vostro target, quindi potete decidere sul raggio in questo caso del punto centrale e quanti target volete stampare per pagina, e basta. Quindi premete su ok, decidete dove salvare il tutto, e questi sono un esempio di 5 target che ho stampato per pagina e dei quali ne ho scelti 3 ad esempio. Questi sono i 3 targets che ho posizionato in questo modo. Allora, è fondamentale posizionare i primi 2. Questa è una scarpa, vabbè, era un test, un dataset fornito da Metashape. È importante posizionare i primi 2 paralleli all'asse della scarpa, infatti adesso lo vedrai, e il terzo solitamente è ortogonale, diciamo, a questo asse. Quindi in questo caso praticamente abbiamo utilizzato per un sistema locale. Quindi nel caso che tu non abbia ad esempio la georeferenziazione di un'area o di un edificio che devi ricreare, sei con questa procedura in grado di scalare le proporzioni in funzione delle misure prese in loco. Il punto 1 lo stabiliamo come origine di questo triangolo ipotetico, è assimilabile a un triangolo equilatero, e quindi praticamente predisponiamo poi la scena. Questa è la procedura di importazione, quindi clicco sul chunk che contengono appunto le fotografie, vado su Add Photos, aggiungo le fotografie, e come vedi nelle fotografie ci sono già posizionati i marker, e quindi praticamente alla fine vado su Detect Markers, che vuol dire riconosci i markers. Qua inserisco i target circolari a 12 bit, che è quelli che ho prodotto. Puoi stabilire una tolleranza per il riconoscimento e quindi pigiare ok. Solitamente una tolleranza intorno a 50 dovrebbe essere sufficiente per riconoscere il target, insomma. Poi cosa succede? Che lui ti dovrebbe riconoscere chiaramente questi 3 punti, però li riconosce senza un valore metrico. Tu direi sì, conosco in realtà che questo vale 0, che questo è distante da questo di un determinato valore, e quindi puoi inserire qua nella barra di riferimento markers i valori XYZ, no? Quindi il primo 000, il secondo dista 66 cm dal primo, quindi il resto è 0, Y0, Z0. Puoi trovare quindi il terzo con una formula trigonometrica e quindi scalare il tutto. Qua a sinistra vedi i 3 valori che ho inserito, però diciamo che il quesito rimane: ma quale coordinate ha il punto 3? Quindi per trovare le coordinate del punto 3 basta usare questa formula, diciamo, trigonometrica, facendo, diciamo, b per il coseno. Allora ti trovi sia la coordinata x di coseno di a, di seno di a, trovi la coordinata y. Così facendo, come ti ho fatto vedere poco fa, qua sei in grado di utilizzare questo comando cliccando, selezionando i chunks che ti interessano. In questo caso c'è anche il terzo, clicco al destro, Create Scale Bar. In questo modo ti viene scalato tutto rispetto alle misure, quindi il modello diventa, tra virgolette, proporzionato alla realtà, quindi interrogabile. Quindi se tu poi hai anche con questo metodo potresti fare qualunque cosa, anche una porzione di territorio che interessa misurare, al di là del riferimento VGS 84, puoi avere comunque sia una corretta misurazione.